C'è un punto in cui si incrociano diverse culture e discipline. Siamo fatte di energia. Che voi siete maestri di meditazione, o dei fisici, o medici, concorderete che senza l'energia che produciamo ci spegneremmo. Dal punto di vista clinico, sono importanti alimentazione, attività fisica e buone abitudini salutari. Mentre secondo alcune culture, che mettono lo spirito al pari del corpo, accumuliamo energia da quel che ci fa star bene e la risparmiamo restando calmi e sereni. Come le esperienze positive ci ricaricano, molte situazioni negative, che oramai diamo per scontate ed inevitabili nella vita di tutti i giorni, intossicano il nostro spirito, rubandoci energia. Vi piacerebbe riuscire a riconoscerle? Iniziamo insieme la giornata per scoprire chi sono questi ladri che silenziosamente vi rubano energia. E se vi piace il canale, iscrivetevi cliccando sulla campanella per non perdere neanche un video. Siamo nel pieno delle forze. Come in ogni giorno della nostra vita, ci svegliamo, prepariamo una bella colazione, prendiamo un caffè, pronti ad affrontare la giornata al 100%. Tutto normale, ci laviamo e ci vestiamo, carichi e riposati scendiamo in strada. Appena svegli affrontiamo folla, traffico, rumori, che magari ci fanno tardare e aumentiamo il passo con l'ansia di far tardi al lavoro. Magari innervosendoci contro un povero automobilista che, in preda al nostro stesso stato d'ansia, ci taglia la strada. Arriviamo al lavoro, un altro caffè, altrimenti è duro affrontare la mattina. E poi subito all'opera, in ufficio, o in fabbrica, o in un cantiere, o in una discarica. Qualunque sia il posto di lavoro, non ci sentiamo appagati. Siamo dentro il sogno di qualcun altro. Solo operatori che passano la vita sacrificando il proprio tempo per avere quel che è sufficiente solo per mantenerci senza troppe pretese. Questo non vuol dire che esistono lavori belli o brutti. Esistono però delle vocazioni e dei desideri che molti dimenticano diventando adulti. Se ci pensate da bimbi, quando vi chiedevano che lavoro volevate fare da grandi, non rispondevate il miliardario. Probabilmente era il pompiere, o il meccanico, o la ballerina, e perché no, anche l'astronauta. Non conta che lavoro facciate, nemmeno quanto guadagnate, o come vi vedono gli altri. Non smettete di sognare, né di inseguire i vostri sogni. Se facciamo quel che ci piace, saremo sempre energici e la fatica, il tempo e i sacrifici fatti saranno compensati dalla soddisfazione. Ma se il lavoro non vi soddisfa, questo, silenziosamente ogni giorno, vi ruberà energia e vi sentirete sempre un po' più spenti. Stanchi e insoddisfatti del vostro lavoro e di come state vivendo la vostra vita? Siete già predisposti al secondo ladro silenzioso d'energia, il disordine. Sistemate poco e malvolentieri la vostra postazione di lavoro o la vostra casa? Siete talmente stanchi o desiderosi di svagarvi la sera che dopo cena lasciate tutto in cucina senza riordinare? Piuttosto che cercare un vestito nell'armadio, preferite usare sempre gli stessi che lasciate appositamente da parte per non affrontare il mostro? Siete senza dubbio stati catturati da questo ladro. Ogni volta che dovete fare qualcosa, metà dell'energia viene rubata proprio dal disordine, che vi obbliga a cercare e pulire e cercare ancora, prima di riuscire a trovare quel che vi occorre. E così la batteria si scarica sempre di più, lasciandovi troppo stanchi rispetto ai risultati che ottenete. I ladri di cui parleremo ora sono quelli che nella società oramai abbiamo accettato, le persone negative. Vi è mai capitato di sentirvi spiegabilmente stanchi o sbagliati quando siete a contatto con una persona? Molte sono le tecniche dei vampiri energetici: incolpare a prescindere, criticare di continuo in modo non costruttivo, lamentarsi di tutto e di tutti, indebolendo e facendo sentire inadeguate le persone, per poi infierire prevaricando per far emergere la loro superiorità. Non sempre chi si comporta così è consapevole, anzi, spesso sono persone che piuttosto di affrontare i problemi e cercare una soluzione, traggono da altri la forza necessaria per aggirare l'ostacolo. Possiamo trovarli sempre sul lavoro, un collega che sente l'esigenza di sminuirvi o di trattarvi come subalterni, o fra gli amici, ma anche semplicemente una commessa di uno sportello informazioni che ad ogni domanda risponde sgarbatamente senza apparente motivo.
Come vampiri delle leggende possono entrare solo su invito, quindi, ora che sapete riconoscerli, non lasciateli entrare, altrimenti il risultato sarà inevitabile e la vostra batteria continuerà a scaricarsi. E voi avete mai avuto a che fare con un vampiro energetico? Come vi siete comportati? Scrivetelo nei commenti. Che sia sul posto di lavoro, la sera con gli amici o la domenica con i parenti, cercate di evitare ogni situazione che vi metta a disagio. E se non potete evitarla, datele il giusto peso. Ogni situazione che intossica la nostra esistenza ci ruba energia e mina la nostra salute. Quindi non permettete a queste dinamiche di rovinarvi la giornata, o peggio, la vita. Parliamo delle promesse non mantenute, non di promesse fatte senza crederci, ma di quelle fatte con sentimento, quando volete veramente bene a qualcuno, che sia l'amore della vostra vita, o vostro figlio, o l'amico del cuore. Vi è mai capitato di promettere qualcosa che fosse più grande di voi? Magari l'avete fatto credendo di riuscire a farcela. Oppure avete sperato nel destino o in qualche intervento divino. Non vi preoccupate, capita spesso. Siamo esseri umani e i sentimenti ci portano delle volte a spingerci sempre più in là. Nel maggior numero dei casi, questo ci porta a crescere, scoprendo capacità e qualità che non pensavamo di avere. Ma quando invece ci sbagliamo, non riuscendo a mantenere quanto promesso, ci sentiamo delusi e peggio, sappiamo di aver deluso chi amiamo. Qui si nasconde questo ladro che aspetta i nostri errori per rubarci silenziosamente energia. Riflettete molto bene quando fate una promessa, su quali sono i limiti che potete superare e se vi capita di sbagliare prendetelo come insegnamento. Siamo esseri umani e possiamo sbagliare e non per questo dobbiamo per forza punirci. Solo così avrete un antifurto che vi proteggerà da questo ladro. Sottovalutata è anche la questione dei debiti. Per milioni di motivi ed esigenze più o meno importanti, dall'acquisto di un'auto, o dell'ultimo smartphone, o per la nostra casa dei sogni, o per un viaggio che desideriamo da una vita, per quanto lo riteniamo necessario, avere un debito ci tiene legati ad una situazione in sospeso, ci provoca preoccupazioni e insicurezza, specialmente se non tutto nella nostra vita va come vogliamo che vada. Ci fa sentire legati ad un lavoro che non desideriamo, oppure ci crea preoccupazione se le nostre entrate non sono abbastanza per coprire le rate. Certo che per raggiungere degli obiettivi, come la casa di proprietà o il lavoro dei sogni, spesso è un passaggio obbligatorio. Ma scegliete in modo oculato e pensate quanto sia veramente utile e indispensabile, e alle rate che dovrete pagare nei prossimi anni, scegliendo una soluzione che vi lascia un po' di respiro. Sappiate che se sceglierete male, se accumulerete debiti e le rate arriveranno a lasciarvi con pochi spiccioli in tasca, presto vi sentirete prosciugati, coscienti che andrà avanti per molto tempo, scaricando ancora di più la vostra batteria. Se alcuni o tutti i ladri di energia di cui abbiamo parlato sono già nella vostra vita quotidiana, quasi certamente avrete anche un altro intruso indesiderato. Parliamo del trascurare la salute e trascurarsi. Troppo stanchi, delusi e insoddisfatti, non avete stimoli per prendervi cura del vostro corpo, mangiando prevalentemente cibo spazzatura, abusando di alcol o sigarette, magari solo per distrarvi dal loop quotidiano. Non importa se è nocivo, tanto di qualcosa bisogna morire prima o poi, no? Oppure semplicemente siete così impegnati che trascurate ogni sintomo di malattia senza far nulla per contrastarla? Non intendo far scolpacciata di farmaci. Anche questo è un sintomo di trascuratezza. Non è da spiegare, oramai è un concetto chiaro per tutti. Per star bene con lo spirito bisogna prendersi cura del nostro corpo, altrimenti lentamente il nostro trascurarci ruberà silenziosamente la nostra energia, lasciandoci sempre più scarichi. Come per le promesse, è importante capire cosa è possibile e cosa no, cosa può cambiare e cosa invece è immutabile o imprevedibile. Come non potete decidere da che lato gira la terra, quanto crescerà un albero, dove e quando cadrà la pioggia e quanto il mare alzerà le sue onde, anche certe situazioni sono imprevedibili e immutabili, mentre altre non ci appartengono. È importante capire cosa possiamo e non possiamo realizzare, altrimenti, se non accetteremo che non tutto va come vogliamo, lentamente questo atteggiamento ruberà le nostre energie, inseguendo l'irrealizzabile. Un'altra conseguenza quasi inevitabile è finire a vivere nell'odio e nel risentimento. Vivendo la nostra vita lontano da come la desideriamo, accumuliamo frustrazione e questo porta ad odiare tanti aspetti e persone che non sopportiamo più. Chi ha un atteggiamento attivo lo manifesta con l'aggressività, mentre chi è passivo si chiude e rimugina tutto. Tutto questo amaro sentimento non ci permette di godere dei lati positivi della vita, rubandoci così quell'energia che avremmo invece se fossimo felici e pagati delle nostre scelte. Scegli sempre di fare quel che ti fa star bene,
e questo ladro scapperà dalla tua vita. Dopo una giornata a farci derubare delle nostre energie, ci sentiamo esausti. Non una stanchezza sana, come dopo una corsa o la palestra. Ci sentiamo spenti. Magari nel tentativo di riprenderci, usciamo con gli amici, beviamo qualcosa, torniamo anche un po' tardi, convinti che ne sia valsa la pena. Solo quando suona la sveglia ci rendiamo conto che il nostro tentativo di ricaricarci è stato solo uno spreco di energia. Non siete persone che amano uscire? Allora forse vi capita di tornare esausti e voler riposare. Ma quando vi mettete a letto provate a dormire, tutti i cattivi pensieri vi assalgono. E appena vi addormentate, spesso siete torturati da incubi che vi fanno svegliare più stanchi di prima. Oppure siete presi dal senso di responsabilità? Vi dilungate fino a sera tardi sul lavoro e la mattina presto siete voi ad aprire l'azienda? In ognuno dei casi, che voi non riposiate abbastanza o che riposiate male, questo è l'ultimo dei ladri silenziosi che lentamente vi ruberà energia e ogni giorno vi farà sentire sempre più stanchi. Che dire? Cercate di scegliere bene come passare la giornata e date importanza anche al riposo, lasciando questo ladro andarvi a mani vuote. Se avete apprezzato, lasciate un like e commentate e non dimenticate di iscrivervi per non perdere i prossimi video. A presto!